Il simpaticissimo Mario è il nostro amico di oggi. Ciao, ciao a tutti, ciao Ciao Mario. Elena. Mario non ha più 20 anni, ma è come se li avesse ed ha una consapevolezza, secondo me, molto alta. Comunque, ti accompagno a connetterti maggiormente più in profondità con Mario, contando da 5 a 1 lentamente. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come lo vedi. Allora, vedo che è lui e alla sua sinistra ci sono tutte delle, tipo come se fossero delle postazioni. Nella prima ci sono un po' di entità che non sono le sue interferenze, ma sono delle entità tipo, vedo Odino, Zeus, vedo un Elohim, vedo un rettiliano, Mhm. vedo un falconiforme, vedo um, un felinoide, una mantide, vedo un serpente, vedo un piccolo lucifero. Ci sono tutte delle Tutti. entità, sì, Mm. praticamente tutti. Uno, un rappresentante, tra virgolette, di quasi tutte le entità. Mhm. Poi in un'altra ci sono delle costruzioni, c'è tipo un arco che potrebbe essere tipo un arco di trionfo, poi vedo due colonne, vedo un obelisco, vedo una tipo la Fenice, Ma poi questi vedo cosa una sono? piramide. Questi sono i simboli, sono diciamo i monumenti, le strutture che rappresentano i massoni. E poi di qua mi fa vedere tutta una serie di fili. Ci sono dei fili Mm. un po' ad arco, poi ci sono dei fili incrociati, fili elettrici, ok, che si collegano da una parte all'altra della postazione. Non ho E capito vedi... niente, sai Elena. Cosa stai vedendo? Delle stanze? No, Delle sono tipo... interferenze? No, Echi su echi. Vabbè. Autorizzazione di Mario, c'è o non c'è? sì, sì, c'è. Ok. Sono tipo? Sono tipo dei quadrati disegnati per terra, ok, Ok. ce Ma ne sono tre interferiscono con grossi. Mario? No, ce le fa vedere Mario, li ha messi lui lì divisi. Ok. Vabbè. Queste cose Ok. esistono, la massoneria, le entità, Eudino, queste robe qui. Perché ce le fa vedere? Ce le fa vedere perché mi dice io voglio oggi, io voglio eh, ehm, agire su di loro in eterico, Ma per chi? Per diretta, lui? per lui, sì, sì, per lui. Quindi non è che... Ma questo lo facciamo in ogni caso. Boh, ha Perché fatto in vedere ogni questa cosa qua. caso... Sì, sì. Allora, chi è che c'è con sto eco del cazzo? Io sono già stufo, già stanco. Questo continuo... Ecco, adesso poi appena lo chiamo scompare. Eh sì, certo, poi gli ho Tor- messo subito di Torniamo nuovo. indietro. Mhm. Andiamo a vedere chi c'era. Allora, c'è una organizzazione poco pulita a Ginevra. Sono loro? Mm, mm. No, no, sono sempre i soliti soldati là. Ok, tutte le volte. Non c'è una soluzione a questa cosa. Allora, no, perché anche se andiamo là e cancelliamo dalla memoria di tutto questo programma, Mhm. lo rifanno, nel senso che loro vogliono cercare il modo di... Vogliono capire i nostri passi e quindi è come se volessero bloccarci, però capendo i nostri passi, perché sul sito, questa cosa l'ho vista ora, se Quale vanno sito? il tuo sito, il nostro sito, quello c'è il Canale. canale YouTube, sì, ci Mhm. sono, ma loro sanno che quelle non sono le,
le sessioni cioè, del giorno in cui tu Ah, le metti. ok. Quindi vogliono vedere just in time. Esatto, dove stiamo andando, dove stiamo puntando per bloccare. Va bene, andiamo un attimo lì, Mhm. ad eternum ovunque, dentro il computer, dentro le teste, sotto le sedie, in tutte le stanze, ovunque. Mhm. Dimmi che succede. Allora, aumentano tutte le vibrazioni, diventa tutto illuminato, tutto. Mhm. Tutti i soldati, sì, tutti i soldati sono lì immobili che fanno la solita cosa, no? Come se fossero folgorati. Mm. L'avevamo già fatto, ma è come se avessero usato un'altra postazione poi, lì vicino. Anche lì vicino, tutte le basi. Poi non credo che avremo tempo di analizzare l'organizzazione di Mm. Ginevra, quindi vai, tutti ad eternum pure lì. Questa volta sono come delle palle che sono così fitte che sono una contro l'altra. Non c'è spazio se non per quello spazio che c'è tra le sfere, no? Che si scontrano una con l'altra. Mhm. Fatto? Sì, Va bene. Mario, a quanto vibra? 18 miliardi, Ok. Consapevolezza. 213, PSPE. 48,52, Vite precedenti. 296, Cervello. 9,9. Ok, valori molto alti e vite che secondo la prima sessione che abbiamo fatto, che ho fatto, dovrebbero essere calate. Sono calate? Davvero? Sì, erano di più prima di quello, almeno, vabbè, quello che vedo io erano 400 e qualcosa, sono Ok. giù. Entità mentali non ne abbiamo viste all'epoca. Vediamo le eteriche e poi le mentali, se ci sono. Allora, le eteriche no, Vuoto. vedo, sì, nel senso che arrivano ma le manda via. Ok, ma quelle che interferiscono con lui ci sono? E lui oggi è incazzato, va bene, ma ci sono interferenze eteriche? Cioè, sempre no, Ogni tanto. Vabbè, ogni tanto. vengano quelle che Ok, sì. Ah, ok, comunque ok. interferiscono con lui, Sì. dall'ultima sessione a oggi. Ok. Anche solo un minuto. Mhm. Hanno interferito un minuto, devono venire. Ok, ok, ok. Mhm. C'è una mantide e un falconiforme. Ok. EDL? 3. Ok. Oggi lo stile è quello stile maleducato che usano i vincitori coi prigionieri. Sai quando li sballottano di qua e di là, tu vai lì, tu là, li prendono per il braccio, li spostano, no? Nei Mhm. film. Bene, questi sono i nostri prigionieri. Oggi ci abbiamo le palle rotte, no? Mario ha le Mhm. palle rotte, io ho le palle rotte, tu hai le palle rotte metaforiche, no? Mhm. Quindi mettiamo la mantide proprio a sberle, no? Dove stavi andando? Vai lì, sei lì. Il 3DL, ok, entità mentali. Una di livello 1 e una di livello 3. Ok, che fanno? Allora, quella di livello 1
ma quella che ogni tanto gli fa pensare, pensare. Cioè, è proprio una roba lieve, così, una cosa che passa, un pensiero che passa velocissimo, che non sempre si accorge neanche Mario, però eh, vedo che ogni tanto gli fa pensare che non è, che sta facendo la cosa sbagliata, nel modo sbagliato, no? Che quindi non è in grado di farla nel modo giusto La 1. per lui, a uno. Ah, proprio Sì, sì. lievissima. Mm. Cioè, vedo, sai, tipo quando, come se passasse un soffio di vento, che Mhm. poi se ne va, ecco. Ma poi, a parte che non incide in nulla nella vita di Mario, ma poi può anche essere, tra virgolette, una domanda sana, no? Sì, infatti, Uno dice, cioè, ma questa cosa che devo fare la faccio adesso, faccio bene a farla mm, adesso, magari è esatto. meglio che faccia quell'altra cosa, visto che, non so, c'è il sole. Mm. Vado in Sì, giardino, esatto. visto che c'è il sole, a lavorare l'orto, invece no? Di fare una cosa in casa, Sì. visto che... Mm. La 3? La 3 è quello che un pochino lo fa ancora, diciamo, barcollare rispetto ai rapporti con gli altri. Quindi ehm, questa mm, questa indecisione, vedo più quasi un'indecisione, no? Se riesce a star bene, cioè tendenzialmente lui si isolerebbe perché tanto sa che può fare tutto lui, ok? Però Mm. comunque siamo qua, no? Quindi dobbiamo interagire con gli altri e quando interagisce con gli altri, l'entità di livello 3 gli fa sì che il suo interagire non sia perfettamente come lui vorrebbe con quella persona, no? Quindi gli mette un po' il dubbio che non sia proprio Mm. l'ideale o la persona oppure come è andata la cosa. Ok, la sua chiusura verso i rapporti con Eh, tutti è questa. sì. Ok. C'erano la 1 e la 3 all'epoca della prima sessione? Erano più grandi, erano più potenti. Cioè la 1 aveva un grado superiore, la 3 3 aveva un grado e superiore. 5 erano. 3, 5, ok. Mm. Le ha diminuite lui Sì, 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 sì. Lui grazie all'eliminazione delle entità eteriche. sì, ha capito il meccanismo anche come tenerle, cioè da lì che era pulito dalle entità eteriche, ha capito il meccanismo ma anche per entrare in contatto con la sua PS e quindi riesce molto, cioè si allena parecchio, lo fa sempre, quindi Ok. riesce. Nei suoi punti lui ci ha parlato di tante cose, ci ha parlato anche di un attacco da parte di Odino, dei corvi lo inseguono, stanno vicini alla sua casa e alla convinzione che il gatto gli è stato ucciso da Odino. Partiamo dal gatto, è così? Mhm. Allora. Sì, 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 allora, che è stato Dino, sì, ok, però ehm, Ma il gatto è sparito o è morto, no, Mario? no, Morto? Morto, ok. sì, sì. Ehm, diciamo, allora, hanno provato a interferirlo con questo mezzo, cioè, uccidendogli il gatto, pensando che con la morte del gatto lui avrebbe abbassato le vibrazioni, che in quel momento si sono abbassate, perché comunque la tristezza c'è stata, no? Per il gatto, però pensavano che questo sarebbe stato un modo per riuscire ad interferirlo di nuovo. Mm. Ok, però è un tentativo, ecco, come può essere un altro, ma con persone consapevoli, con la tecnica che ha Mario per entrare in comunicazione con la sua PS e per tenere fuori le interferenze, ci vuole molto di più se ci si riesce.
Quindi lui riesce a connettersi con le sue interferenze, con la sua APS Sì, e con la Matrix? sì, io ho visto quando prima ci parlava dell'albero, Mhm. io vedevo che che arrivava il suo messaggio all'albero, ok? E vedevo anche che l'albero rispondeva. Eh, Non sempre però Mario ancora sente la risposta dell'albero. A volte è come se gli arriva, a volte no. Per Ok, lui ha esempio l'albero. piantato un albero, cosa gli ha chiesto? Poi gli ha chiesto un po' di cose, vedo che ogni tanto gli parla, eh, vedo anche che gli parla, gli manda delle vibrazioni alte, amorevoli per crescere in maniera libera e pura, vedo anche, no? E vedo l'albero, ho visto l'albero che gli risponde, cioè emana delle vibrazioni Mhm. che se una persona le percepisce le può tradurre in parole Mhm. di ringraziamento in quel caso. Vedo che a volte quando passa Mario, l'albero manda le vibrazioni positive a Mario. È strana questa cosa, quasi come se fosse un cane, no? Che è fedele al padrone, però con le vibrazioni. Mhm. Lui le sente. Non sempre, no, non sempre. La sua percentuale di cervello 9,9, 10, insomma, può Mm. essere aumentata allenandosi con il dialogo con le piante, nel caso di Mario. Sì, 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 può essere aumentata. Eh, Secondo me potrebbe anche allenare altre capacità medianiche. Quali? Mm, la lettura del pensiero, Mhm. però delle persone più con cui ha affinità, quindi potrebbe essere la moglie oppure le persone che gli stanno tanto intorno con cui lui è affine. E anche la telecinesi un po'. Mhm. Ok, muovere gli oggetti col pensiero. Sì. Chiamiamo Odino. Mhm. Cioè, Come lo vedi? allora, si è presentato allora, come se avesse il viso un po' umanoide con sopra una maschera con un becco. E poi il corpo come se avesse il torace molto stretto e poi ha due zampe da falco e le Ok. ali qua. È un pollo. Sì. Sì. Eh, io vedo comunque l'ala destra che è ancora rotta, eh. Sì? Che significa questa cosa dell'ala destra rotta? Ok, l'abbiamo rotta noi, ma è rotta per tutti. Ehm, Sto osservando, perché ehm, allora è rotta per tutti a livello di potenza di interferenza, della sua interferenza. Mm. Quello che però lui fa, diciamo, con chi ha più paura di lui, quando sente che riesce a incutere paura, si presenta con le ali intere, ma più piccolo, come se fosse ridotto. Ok, Mm, dialogo non ne ho voglia, tanto dire sempre le stesse robe. Adesso io entro nella scena e l'ala destra rotta. mm, sì. Ok, e mi attacco all'ala sinistra e gliela stacco. Perché sono un amante della Mm, simmetria. mhm. Dimmi quando l'ho staccata. Adesso è staccata. Ce Ok, l'hai in mano. apro un portale dell'oblio e la butto lì dentro. E poi cauterizzo la ferita con liquido di Ad Eternum.
Mhm. Sì? Sì, gliel'ho messo anche sull'altra ala. Ok. Poi gli prendo il becco con la mano destra e Mhm. voliamo al giorno in cui Odino è nato. Dimmi cosa vedi. Quanto andiamo Allora, indietro negli anni? 6.500 anni fa più o meno. No, scusa. Eh, 6 miliardi e 8.000. mezzo. Sì, 6.500 a.C. tipo. Quindi 8. Sì. 6500 a.C., ok. Solo? È giovane Odino. Aspetta, fammi vedere. Sì, sì. Allora, è come se ci fosse un'energia. Allora, prima di quello, vedo come se ci fossero vari livelli di interferenze, ok? Possibili, nel senso, ehm, come se ci fossero degli strati di possibili interferenze. Ok, e lì ci sono dei tipi di vibrazioni diverse. Mm. E nello strato di vibrazione da cui arriva Odino, e questi strati c'erano già da sempre, da sempre. Eh, Chi c'era prima di Odino? c'erano questi strati di. Come si chiamava prima di Odino il rompipalle? Pan, E prima di Pan? Com, Ok, eh, chi l'ha costruito Odino? Chi l'ha voluto? allora, era tipo la stessa energia che poi è diventato Lucas. Chi l'ha Però costruito Lucas? mi è venuto Cronos. Chi l'ha costruito Cronos? Tutti Io questi poi non dopo sono... vedo Sorgente Ok. e Tutti ci, questi non ci- sono entità, sono giocattoli, sono sì, cose, programmi, sì, sì, sono nostri. sì. E io con i miei giocattoli faccio quello che voglio. Li Mhm, tengo, li butto, li rompo, li spacco, li regalo, li compro, faccio quello che voglio. Sono cose, sono mie. Faccio mhm, quello che voglio. Anche di altri, ma sono mie. mhm, Quindi Odino, Lucas, mhm, Cronos, mhm. Sorgente, l'abbiamo fatto noi. Sì. E siccome c'è andato alla sorgente Mario, è andato e ci ha messo le sue lacrime, chiedendo Mhm, di tornare lì perché non vuole stare nel gioco, andiamo nella sorgente con Mario, tenendo in un sacco i nostri giocattoli, mhm. Odino, Odin, Lucas e Cronos. Sono lì tutti insieme, magari non vogliono stare insieme, non ce ne frega niente, sono nostri. Giusto per dare un po' di colore al sacco, c'è anche il malamante del falconiforme 3DL di Ok. Mario, che sono lì poverini imbarazzati, che sono con i tre pezzi grossi, no? Loro poveri giocattolini da 4 soldi nelle patatine si trovavano, no? Nel sacchetto delle patatine. Questi sono giocattoli molto evoluti, loro sono giocattolini delle patatine. Sono gadget. La povera Mantide la vedo con la faccia imbarazzata, Mhm. che si vergogna dei suoi due occhi distanti, no?
Mhm. Andiamo alla sorgente. Toc toc. E sta Mm. roba chi l'ha fatta? Voi? Ve la volete riprendere? Allora, prima quando Mario, ho visto un po' questa cosa che adesso stiamo facendo assieme. Tu ok, stai facendo con l'interferenza, cioè tu e io la stiamo facendo con l'interferenza, e Mario, la stiamo facendo con l'interferenza. Ma Mario mentre parlava prima delle lacrime che ha rimandato alla sorgente, io ho visto proprio ho visto e sentito un flusso di energia che queste lacrime portavano, che era praticamente l'informazione delle esperienze fatte come le ha fatte Mario, ok? Che andavano alla sorgente. Mhm. Ok, questo potrebbe essere, prima mi è venuto, cioè l'ho sentito proprio come un inglobare della sorgente e un crescere dell'informazione della sorgente, dell'esperienza della sorgente, che è l'uno, no? Quindi l'ho sentito come se fosse un pezzo in più veloce per far sì che questa esperienza, questo gioco della Matrix finisca per tornare tutti alla sorgente. Le sue lacrime cosa sono? Le sue lacrime erano tutte le sue esperienze di questa vita e direi anche Infatti. delle altre. Distillato di consapevolezza. Ti va? Esatto. Sì. Mhm. E riuscire a portare il distillato della propria consapevolezza alla Matrix non è roba da poco, No, e non è infatti. roba da tutti. Mm. Ok, mentre Cioè, aspettiamo una posso risposta. Sì, aggiungere una cosa? dimmi, dimmi. Aspetta che sono Gli arrivati. stronzi, sì, si Mm. sentono, sì. Sì, sì, sì. Eco, 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 via, via, via. Sì, è andato. Ok. Quello che questo passaggio di energia che ho visto fa sì che chi esce dalla sorgente da quel momento in poi esce già più consapevole, cioè da Mhm. quel momento in poi la sorgente ha quelle informazioni che sono tornate. Beh, certo. No, ok. Mm. Sì. Ok, mentre aspettiamo una risposta dalla sorgente, vediamo alcune cose. La moglie attuale è una fiamma o un'anima gemella? Un'anima gemella, sì, anima gemella. Ok. I Mhm. litigi, le incomprensioni fanno parte del gioco. Sì, sì. Anzi, di solito in questi casi sono molto costruttivi. Causa esoterica della scarsa memoria, anzi la memoria zero. È un po' l'entità di livello. Ma no, boh. No, ma l'entità di livello 1 non ce la fa. Vedo che più o meno è su quella cosa lì, però l'entità di livello 1 non ce la fa a fare che tu non si ricordi le cose. Ce la faceva quando era 3, il livello Sì, 1, esatto. quindi è una cosa del passato la memoria zero, Sì, e adesso è com- un'abitudine? esattamente. Sì, è questa Ok, cosa. non ho capito il quinto punto, però io te lo dico come lui me l'ha scritto. Non mangia carne, ma vorrebbe. Punto di domanda. Tu vuoi mangiare carne, ma non ne mangi. Ok. Ti chiede se Mm, vorrebbe mangiare carne. Se non la mangi, non la mangi. Fine. mm, mm. Sì, non vedo. Diciamo, la trasformo. Il non mangiare carne porta a Mario dei benefici, dei danni. Mangiare carne gli porterebbe dei benefici, dei danni. Insomma, cosa è meglio per lui? Mangiarla o non mangiarla questa carne? Ma io adesso come adesso vedo che è meglio, cioè che sta meglio se non la mangia. Non è stato così in tutte le vite e non sarà, cioè se dovesse avere altre vite non è detto che sia così, ma in questo momento, con le condizioni di oggi, qua sta meglio se non la mangia.
Ok, quali benefici dà? Fisici, meditazione, connessione con la PS, poter andare a portare le sue lacrime alla sorgente? Proprio a livello fisiologico aumenta la sua energia e la sua lucidità anche, Mhm. e quindi fa sì che sia più centrato perché è molto più lucido e con molta più energia. Si ammala di meno? Ma beh, nel suo caso non conta tanto, nel senso che Beh, però più forte. i sintomi sono più, nel suo caso i sintomi sono più quelle, se cercano di interferirlo e la PS cerca di mandare fuori le interferenze, ma sono talmente rari, li vedo, cioè mezza giornata magari, ma Mm. Ma se mangiasse carne avrebbe più malattie nell'arco di un anno? Ma te lo chiedo perché io sono vegetariano da tanti anni e non ho più neanche un raffreddore, mentre ne avevo parecchi prima. Sia che facessi cazzate, sia che non ne facessi, sia che prendessi freddo, che non ne prendessi, era proprio legato all'alimentazione. Questo nel mio caso. eh, non può essere generalizzato per tutti, perché è comunque un canale come un Certo. altro per interferire questa cosa, nel senso, eh, non è detto che ti ammali, cioè perché i sintomi sono riferiti ad altre cose, ok? Mhm. Quindi può essere che quello che c'è nella carne aumenti fisiologicamente l'infiammazione rispetto a un certo tessuto o organo che in quel momento lì però sta già facendo una sua fase particolare. Mhm. Però ci deve essere già una fase particolare in atto per far sì che la carne peggiori, accentui questa cosa. Quindi se quella parte lì non è in quel momento infiammata o non è attiva, anche se, cioè, se mangi la carne non stai male. Ecco, quindi è molto Ok, soggettivo. torniamo alla sorgente. Mario vuole uscire dalla Matrix. Mario vuole sciogliere la Matrix col suo acido. Mario ha portato le lacrime alla sorgente. Tutto vero? Sì, 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 quello l'ha fatto assolutamente. Io l'ho già sentito prima, anche quando ho sentito e visto prima quando lo raccontava. Mhm. Non è, oggi, qui e ora, non è ancora pronto, nel senso che deve riuscire a allenarsi e fare la stessa roba per tutte le esperienze di quelle vite che ancora sono rimaste. Non ho capito. Quali sono rimaste? Quelle che adesso sono 278 vite, Mhm. 296 sono. 96? Sì. Ok, è come se lui dovesse raccogliere tutte la consapevolezza delle esperienze di queste vite, raccoglierla in lacrime, quello che hai detto prima, liquido, Distillato? distillato, e portarlo alla sorgente. Quando un individuo ha portato alla sorgente tutte le informazioni e la Miele. consapevolezza Mm. delle sue esperienze, Mm. allora è pronto per tornare alla sorgente. Quindi finora ne ha portate solo una parte, quelle di Sì, Mario. direi una bella parte, ma cioè sì, sì, esatto, adesso ha portato quelle di Mario, Ok, quindi questa, riguarda. ok, questa sorgente, tra virgolette, Mm. gli ha detto che c'è una porta per andare dalla sorgente alla Matrix, ma quella porta non serve per andare dalla Matrix alla sorgente. A me sembra una cazzata di proporzioni atomiche. Quello che vedo io è che porta è Porta. un termine della Matrix, nel senso. Ma al di là di quello ci Cioè, sono tutte le porte che vogliamo, le sì, creiamo, cioè, senza esatto, nessun tipo di problema. capisci? Chi ha mandato questo messaggio? Allora, vedo tipo, ehm, vedo queste interferenze tutto intorno, un po' lontano, cioè, sì.
ci sono queste interferenze tutto intorno, come se fossero tutto intorno alla sorgente, lì fuori, Mhm. non proprio attaccati, ma un po' in qua. Sono fatti tipo, vedo tipo una palla beige, boh, più o meno, con una specie di tipo capelli stilizzati lisci sopra, ok, e dei piedi abbozzati sotto, e sono come se fossero i guardiani della sorgente. Eh, se Però interferiscono solo se tu vai là e hai il dubbio che non puoi, che ci sia qualcosa che non possa arrivare con cui tu non puoi arrivare alla sorgente. Cioè, per esempio, noi tutte le volte che andiamo alla sorgente io ci arrivo e non ho problemi. È come se comparissero quando sanno che la persona crede che alla sorgente non si può arrivare. Ok, Mm. E sono quelli che ti dicono no, non puoi, no, non c'è la porta, no, che devi, sono no, questi? guarda. Come Mm. del tempo? No, sono delle interferenze particolari che sono lì. Sono Chiamale. solo quelle. Mhm. Quante Io sono? direi Tante? guardiani della sorgente, li chiamerei proprio, guardiani della sorgente. Ci sono. Mi sorto le balle di questo eco, eh. Sono... boh, c'è tutto un cerchio intorno a tutta la sorgente enorme, saranno 200 miliardi. Ok. Chiamane uno che venga a dirci qualche cosa. Mhm. Ce l'hai davanti? Come si chiama? Posmac. Ok. Mi conosce? Sì, lui conosce, dice che sente le vibrazioni Mhm. della, ehm, del sì e del no, nel senso, ehm, sì, praticamente del sì e del no. È come se, eh, mh, se tu ti fai hai una questione, ma hai già la risposta, lui scompare. Non so come dire, è difficile da spiegare questa cosa. Mm. Se tu, se tu hai una credenza, lui compare, ok? E ti dice che la tua credenza è vera. Mhm. Se tu invece non hai dubbi e sai che puoi tutto e tutto in quell'ambito e quindi vai dritto, lui non può comparire. Non so se sono riuscita Ok. Lui ha una PS? È una No, PS? no, No. no, sono dati puri. Come dati puri? In che senso? Cioè, vedo proprio dati puri nel senso che è solo dati. Ah, quindi non è una PS. No, Ma quindi scusami, io lo posso prendere e spostare. è certo. Ma quindi io posso prendere tutti e spostarli ed entrare nella sorgente. Sì. Cosa me lo impedisce, se me lo impedisce qualcosa? Le mie credenze di non Le- potere, Ma io posso. le limitazioni, le... Sì, sì, infatti tu, Tu Lucio, puoi. sì, io sì, Mario? Mario può anche, sì. E allora andiamo Infatti tutti e l'ha tre fatto. Andiamo nella sorgente. Mhm. E oggi trattiamo tutti male, quindi quando si avvicinano questi guardiani, sai come quando sposti i cretini, no? Quando sposti la gente. Mm. Toh, levati Mhm. cretino, così. E quando c'è quella gente stupida che sta in mezzo alle balle, così, no? Oggi sono così. Oggi rideranno tutti di sto video, vabbè. Dai, ridete. Toh, si provano a fermarci?
No, non possono, questi non possono perché noi sappiamo che possiamo farlo, quindi scompaiono proprio, come se si Ok, dissolvono. ne prendo uno perché è Mm. mio. Mm. Lo prendo per il bavero della giacca e gli dico: tu sei un programma, tu sei mio, tu adesso te ne vai. Tu sei Mhm. roba mia. Io le robe mie le gestisco io. Mhm. Nel bene, come mi pare. Io posso comprare un paio di scarpe nuove, le porto a casa e le butto. Mhm. Verbale, bene, sono fatti miei, lo faccio io, lo voglio Mhm. fare. Perché? Sono cazzi miei. Perché Mhm. sono pazzo? Sì, perché? Ma perché mi va. Le ho comprate, mi sono costate Mhm. dei soldi, le butto, non le metto. Prendo la scatola nuova e la butto nel cestino. La Mhm. butto nel camino, la butto dalla finestra. Quindi io questi qua faccio quello che voglio. Mhm. Cioè, è casa mia, faccio quello che voglio. Andiamo. Mhm. Cosa vedi? Mm. Non so come descrivere. Mm. Ok, è simile al campo di particelle quantiche, dico io, perché non so, che Mm. vedo intorno a me, intorno alle persone, ok? Quindi come se fossero tutti dei puntini, cioè quindi delle particelle un po' concentriche, tipo su dei raggi, che si muovono tipo a onda e si muovono a seconda dei campi anche delle altre persone e delle cose intorno, ok? E nella sorgente io vedo una cosa così, ma moltiplicata, quindi anche più grandi le molecole, più grandi i cerchi, e che si muove, cioè si potrebbe tradurre anche in un rumore tipo di ali grosse. Mm. Ed è tutto in qualsiasi posto sei della sorgente, quindi eh, arriva il movimento di qualsiasi cosa che si muove. Mhm. Quindi si muove tutto assieme, ma nel momento in cui arriva all'energia, arriva in quel punto lì, che è diciamo il punto centrale, il nucleo, non so, perché poi è tutto uguale, però è come se dove ti sposti, cioè in qualsiasi punto io mi sposto diventa il nucleo della sorgente, il posto in cui io sono, ok? E in quel posto lì, quando arriva il movimento di qualsiasi cosa si riarmonizza tutta l'energia e Ok, quindi poi viene rimandata, riarmonizzata ovunque. ok. Potrebbe essere un colore paragonabile a un fucsia violetto, non proprio viola, un po' più sul fucsia, ma Cosa fa Mario? Ci sono comunque collegati a questi qua adesso di nuovo. li ho mandati via nel portale dell'oblio. E ho rifatto tutto il coso, tutte le volte l'ho rifatto. Mhm. Ehm, Mario è lì e qua, che poi lì è come se perdessimo la fisicità, no?
Quindi c'è l'energia di Mario, ma è come se fossi io. E te è uguale. Mhm. E Mario è lì che assorbe tutto quello che sente, energia e vede. E tu uguale. Vibriamo altissimo. A quanto? 300.000 miliardi di miliardi. Tutti e tre, ognuno per sé. Sì, sì, sì. E il sacchetto dei giocattoli dov'è? È diventato sorgente. L'entrata di questo sacchetto, ok, era come le altre particelle le informazioni di altre particelle che arrivano, quindi quando arriva a un certo punto si armonizza tutto e torna a essere l'energia della sorgente. Quindi non c'è più né Odino, né Lucas, né Kronos per noi tre, No, esatto. anche per Mario. Sì, sì. Aveva praticamente finito. Mm-mm. Mario è felice. Va bene, chiamiamo nel frattempo la madre disincarnata Mhm. e tutti i parenti di Mario, anche non parenti, di tutte le generazioni, tutti quelli che si presentano, anzi tutti quelli che ci sono, perché è Mhm. possibile che, boh, 4 generazioni fa non ci sia più nessuno. Dopo un po' il disincarnato una strada la trova, E in qualche modo si collega a tranne qualcosa. rari casi, secoli e secoli, va Sì, bene. ma sono rari. Fantasma del È castello. raro. Vabbè. Sì, 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 ma sono rari proprio. Di solito quello che vedo io più o meno intorno alle 4 generazioni circa rimangono. Mm. Di solito, tira raro di più. Chiamiamoli tutti. Quanti sono? E in prima fila la madre. Sono 86. Mhm. Mhm. La madre ed è una degli 86, la madre. Sì, davanti. Oltre alla madre spicca qualcuno. C'è una donna, 3 generazioni prima della madre. Mm. Mhm. Era direttrice di un ufficio di allora dove vedevo che scrivevano ancora Col calamaio. sì, 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 tantissimo tempo fa. Era tipo il corrispondente della nostra posta, ecco. Ok. La madre come la vedi? La madre la vedo con una gonna e una camicia e tipo un gilet e non so come si chiamano, quelle specie di Cravattino. Mm. sì, quelle da donna, no? Che fa Mm. tutto qua. Da Quella, suffragetta. ecco, che fa quella No, vabbè, il specie di... cravattino da donna, che è una specie di foulard sottile con un fiocchetto davanti. Ecco, sì, esatto. E cosa fa? Cosa dice? Suo figlio l'ha chiamato, vuole lasciargli un messaggio. Mm. Arriva questa immagine lo guarda con rispetto, con orgoglio e eh, è come se dicesse sono contenta per te perché alla fine hai vissuto una vita abbastanza serena dal suo punto di vista, che poi in realtà non è.
che sia proprio stata semplicissima la vita di Mario, da quello che vedo, però le vuol dire questa cosa qua. È stata peggio quella della madre, Sì, forse. esatto, sì, probabilmente per quello. Ok, passiamo alla madre tutte le informazioni delle sessioni, tutta la consapevolezza offriamo, poi lei può acquisirla o meno, delle nostre sessioni. Quindi se lei ce la fa, può aprire il portale aureo per questi 86 Mhm, disincarnati. ok, aperto, sì. Mhm. Che succede? Allora, siccome già prima la vedevo tutta così, la vedevo molto mm, Inquadrata. rigida, esatto. Mm. Mm. Allora è lì che con tipo, sai, un bacchettino quello da maestre di una volta, Mhm. che fa tipo li dirige tutti dentro. E quindi li Lei non sta dirige mandando. nessuno. Questi disincarnati, se Infatti, vogliono, vanno. esatto, per quello che dice. Potrebbero Lo anche non vedo. volerlo. Mm, Non mm, so, c'è successo, mi sembra, che no, qualcuno non volesse mm, andare. Va bene, è un problema. mm, mm. Anzi, è giusto che sia così perché nessuno li obbliga. Diciamo che è abbastanza evidente cos'è il portale Aura, non è una Infatti, trappola, si vede attraverso, là si vede che cosa si ridiventa e qua si è appesantiti da costrutti e creazioni castranti, no? Quindi vite, il sesso, le mm, interferenze. È abbastanza impossibile non decidere di andare lì dove ci si pulisce, ci si alleggerisce. Però qualcuno potrebbe decidere di dire no, non è arrivato il mio momento. Magari immagina che in futuro ci sarà un momento per il portale aureo, ma non è detto che uno riesca ad aprirselo, non è detto che uno riesca a trovarlo, non è detto che uno possa avere una seconda possibilità. Duta, causa esoterica. Si è spento il computer. io stavamo facendo un lavoro parecchio Chi è stato? felinoide, una Ok. energia felinoide. Andiamo con Mario alla cluster. Mhm, Mentre andiamo al cluster, gli insegniamo a creare un ad eternum che gli servirà fra poco 7 volte. mhm. Tutti i contratti delle sue vite, beh, ci sono anche quelli di questa, relativi alle entità mentali. Sì, esatto, sì, sì. Ok. Mhm, Tutti i contratti delle 296 vite mhm, ora sono sotto le sue mani, mhm. nelle sue mani. Cosa vuole farne? Sto aprendo già il portale definitivo e le sta buttando dentro. Le ha buttate Permesso. Ok. e ha chiuso. Sta Ha già creato un mettendo ad lì. eternum Sì, sì, lo sta già mettendo lì. veloce. Sì, sì, beh, fa. Ok, lo mettiamo lì. Mhm. Andiamo all'avatar. C'è? L'altra volta non l'avevamo, la sessione vecchia, quella fatta con lui, non l'avevamo ancora visto. Esiste un avatar? C'è, ma c'è solo la parte relativa alle entità mentali. Quindi una Perché parte. sì, perché va di conseguenza, no? Quindi, allora, se lui non avesse imparato a mandare via le sue entità eteriche, le sue interferenze eteriche, l'avatar ci sarebbe comunque. Cioè, non avendolo tolto Intero. l'altra volta, esatto, Mhm. c'era.
Però lui ha imparato a mandare via le interferenze eteriche, ok? A non farle tornare. Quindi l'avatar non aveva quella parte lì di avatar non aveva più energia, quindi è come se pian piano si dissolve, no? Si asciuga e poi si dissolve. E Ok, c'è via solo lo tutto. spicchio. Uh-huh. E ad eternum, anche qui dove ci sono gli avatar, nella postazione in cui c'era il suo. Uh-huh. Fatto? Sì. Ok, non c'era quasi niente. C'erano impianti? No. Ah, no, C'erano le due entità mentali, ci sono ancora? no. Nel novero di tutte le entità c'erano mantidi e falconiformi e 3DL che a spot hanno interferito Uh-huh. con Mario dall'ultima sessione a oggi. In piccoli momenti, mezze giornate, mi hai Sì, detto, no? sì, sì, sì. Ci sono ancora? No, Per Mario, Odino, Lucas e Kronos ci sono ancora? no, Ok. C'è qualcosa che non ci piace in Mario? Per no, esempio anzi. nell'emozionale. No, adesso non c'è più niente. Ok, chiediamogli di formare nelle sue mani altre 5 palline, 5 ad eternum, 5 emettitori di frequenze per sempre, ad Uh-huh. altissimo livello. Uh-huh. Ne può mettere uno nel corpo fisico. Dove lo mette? Se lo mette. Sì, lo mette tra le due scapole. Ok. Uno nel corpo emozionale. Uh-huh. Mette un po' in mezzo perché comunque avendo tante emozioni negative, diciamo un po' in generale. Va. Uno nel corpo mentale, Che lì in mezzo. alla testa. Mhm. Uno nella parte subliminale, nel corpo subliminale, e uno nel corpo eterico. Mhm. Ok, Mario può andare alla sorgente. Deve fare ancora, deve portare alla sorgente ancora le lacrime di tutte le esperienze, come hai detto, non mi viene mai la parola. Stillato. Mm. Il distillato ancora delle esperienze, delle vite di cui ci sono ancora le esperienze qua da portare là. Cioè, se noi E come riuscissimo, fa? allora, potenzialmente, se riuscissimo a mettere assieme tutto il distillato di tutte le esperienze di tutte le vite, quindi per fare il distillato l'esperienza deve essere conclusa e consapevolizzata, ok? Mm. Se riuscissimo a mettere assieme in un colpo solo tutto il distillato di tutte le esperienze di tutte le vite e portarlo alla sorgente, allora lì possiamo tornare alla sorgente. Come fa? Come può farlo? Allora, continuare ad allenarsi a comunicare con la natura, perché gli riesce bene, deve allenarsi a ascoltare anche la risposta perché arriva. All'inizio sarà tipo come una folata di vento, oppure delle foglie che cadono, oppure un movimento sotto. Ok, poi man mano sentirà proprio come se si concentra, è come se arrivasse nella sua mente proprio una frase dagli alberi o dagli animali, dalle foglie, dalle rocce, dai sassi. Mhm. Questo è un allenamento e Con queste nuove condizioni, alla fine di questa vita, Mario può tornare alla sorgente sì, da solo. sì, 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 assolutamente sì. Ottimo. Mm. Sì, e poi continuare ad allenarsi ad alzare vibrazioni, tenerle alte, sempre mandare via le interferenze come fa, ne sta facendo, quello va benissimo. Eh, appunto per allenare, cioè dovrebbe allenare
allenarsi per arrivare alla telecinesi Struttura del pensiero. sì, esatto. Ok. Nuova frequenza. 480 miliardi. Nuovo record. Mm. Nuova consapevolezza. 296. PS e PE. 58, 42. Vite precedenti. Parallele. 97. Però. Mm. Un terzo. Cervello. 11,7. 11,7. Quanto di questi valori eccezionali dipende da Mario e quanto dipende dalla tour vacanze alla sorgente che abbiamo fatto? Eh, c'è una buona parte. In questo momento siamo tutti e tre collegati. Cioè, se voi potete sentirlo, io sento proprio quasi come se fossimo una cosa unica. Mhm. Però può farlo da solo. Lui questa cosa che sentiamo adesso, che abbiamo fatto adesso, può farlo con la natura soprattutto, allenarsi con la natura. Ok, è come se riesce a espandere il suo campo e quindi sentire che è un tutt'uno con il resto. Mhm. Diciamo che in media comunque può rimanere su tipo cervello 10,5, sempre fisso. Mhm. La PE secondo me è un livello che riesce a tollerare sempre, cioè che riesce a rimanere lì. E le vibrazioni, mm, una cosa che lui può tenere sempre, diciamo di base, è 100 miliardi con queste condizioni. Ok. Ok. Il gatto è parte eterica e si è reincarnato come parte eterica o si è rimischiato come parte eterica e ritornerà in qualche modo come parte eterica? Eh, sì, però fa un po', nel senso non ora e non qua, cioè lo vedo posizionato più verso l'America, però non ora, adesso è come se fluttuasse in attesa, si Ok. stesse avvicinando alla Passiamo alle sua prossima informazioni tappa. alla moglie e a tutti quelli che conosce Mario e che vogliono avere queste informazioni, un po' come se fosse il cinema, Mhm, anche ai due figli. mhm. Le prendono le informazioni, i due figli e la moglie. La moglie sì, i figli la prendono, sì, con riserva, tra virgolette, nel senso che sono curiosi di vedere, ma se fossero un attimo diffidenti, no? Quindi la prendono con calma. Ok, controlliamo la casa. Mhm. Ah, pulita, pulita. Lui la tiene pulita perfettamente. Ok, con queste nuove condizioni avrà ancora memoria bassa, scarsi rapporti sociali, dubbi se mangiare o non mangiare la carne. Come andare oltre? Allora, dubbi sul mangiare la carne o meno, secondo me non li deve avere, nel senso che in questo momento l'ideale per lui è non mangiarla, Mhm. quello che vedo. I rapporti con l'esterno non deve rientrare nella memoria dell'abitudine di prima che potevano non andare bene, no? Mhm. Quindi un po' quell'incertezza. Quindi andare sciolto
e verrà tutto benissimo. Quello che sarà verso il suo benessere con la sua PS andrà proprio dritto. Se ci sono delle persone che non devono essere sulla sua strada perché non sono per il suo benessere, automaticamente si metteranno a lato. Ok. E per la memoria è solo un ricordo, cioè, è assurdo con la memoria dire questa cosa, ma è il ricordo di non avere la memoria, no? Quindi Ok, l'abitudine. certo. Messaggio finale di Mario a se stesso. Allenati e concentrati su queste cose e torniamo alla soggetti diretti. Eh, È come se la PS adesso si facesse vedere a Mario in eterico, come tutta, sai come un, cosa sono propulsori, non intendo proprio niente, ma mi sembra che sia quella roba lì. Quando c'è tipo un razzo, quando parte che c'è quella, che fa partire le fiamme sotto e poi schizza. Pronto? Mhm. Sì, 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 Ok. sì. Mm. Ok, e quindi la PS è come se fosse, adesso è come se fosse illuminata come quella parte lì sotto, ok? E come se guardasse Mario per dire, se tu rimani centrato così, noi schizziamo alla sorgente. Ok. Mm. Come lo vedi? Lo vedo come se fluttua, molto libero di tutti, in questo preciso momento è libero di tutti i carichi della Matrix, in questo momento, non è detto che rimanga così, Mm. sicuramente, cioè essendo qua avrà come tutti la necessità di avere a che fare con la materia, per quello che deve stare tanto con la natura e allenare i rapporti con gli altri, perché sennò non riesci. Ok? Però Ok. adesso in eterico lo vedo che fluttua. Va bene. Abbiamo finito. Mhm. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.